Grazie a tutti per essere intervenuti oggi e rinnovo il saluto a tutte le autorità presenti. Oggi siamo felici come Consorzio Fiorenza, un consorzio che comprende Pizzarotti e Saipem, di dare il via ai lavori del passante della stazione del nodo di Firenze. È un progetto iconico, un progetto di grande importanza, un progetto che ha una lunga storia passata con stop and go. Di stop non ce ne saranno più, ci saranno solo dei go. Questo ve lo posso garantire oggi. Lavorare a Firenze significa avere una responsabilità enorme. Storia e cultura del paese e del mondo passano da qui. E quindi oggi ci sentiamo ancora più responsabili che non normalmente di quello che stiamo per andare ad avviare. Avete già sentito anche da parte dell'amministratore delegato di Ferrovie quanto importante è questo snodo per il territorio, per Firenze, ma anche per la viabilità in Italia e in Europa. Modificherà fondamentalmente il volto di tutto il sistema ferroviario. I passeggeri potranno muoversi alla fine in una rete molto più agile ed efficiente e questo faciliterà le lunghe percorrenze su rotaie, trasformerà anche appunto l'ambito metropolitano, con dei lavori che andranno di pari passo con questo di cui avete appena sentito parlare. Noi cosa faremo con la macchina che sta alle mie spalle? Che avrà tra l'altro anche una gemella. Questa alle mie spalle è una macchina già con una storia che è stata rimessa a nuovo fondamentalmente e consegnataci. Avrà una macchina gemella dello stesso costruttore tra l'altro che arriverà fra qualche mese. Cosa andremo a fare? Andremo a forare a circa 20 metri di profondità Firenze. Per un totale, le canne saranno in totale saranno circa 7 chilometri, però poi con annessi e connessi fondamentalmente un 10 km di linea. Queste macchine si portano dietro molto materiale critico per realizzare il lavoro. Quelli che avrete sentito si chiamano conci, che sono materiali che vengono prodotti prefabbricati. Questi verranno prodotti sempre in Toscana, in uno stabilimento a Lucignano. Ne produrremo 46.000 che daranno vita a questi 6.600 anelli che andranno ad accompagnare la macchina e che la macchina si porta dietro mentre lavora. Avremo 3.000 tonnellate circa di ferro per la copertura, avremo metri cubi sciolti che porteremo in maniera estremamente sostenibile, ritornerò su questo punto, di Smarino, che saranno circa 1,6 milioni. La macchina che vedete alle mie spalle ha circa 10 metri di diametro, a bordo si porta una potenza da 5 megawatt. È lunga circa 110 metri e pesa 1.400 tonnellate, dà una spinta di 27.000 kN e questa magari è il parametro più importante che tutti vogliono sentire, perché è quello connesso a quanto durerà l'opera poi fondamentalmente, viaggerà a 10 metri al giorno. Potranno essere un po' di più, i giorni sbagliati sarà un po' di meno, il profilo geomeccanico lo conosciamo, non siamo particolarmente preoccupati di quello. Tornerò agli aspetti più critici in un ambiente fortemente antropizzato come quello in cui lavoriamo in un secondo. L'amministratore delegato di Ferrovie ha già ricordato anche un po' il progetto. Il progetto è un progetto che abbiamo anche l'impegno di far vedere completato a Norman Foster, quindi dobbiamo anche renderci conto, l'ha progettato 20 anni fa e nel frattempo ha 87-88 anni, quindi dobbiamo procedere assolutamente veloce e farglielo vedere finito. I conci, vi ho già detto, dove verranno prodotti. È un lavoro di squadra. Non c'è solo Pizzarotti e Saipem qua che operano, abbiamo bisogno di tutti e questo deve essere chiaro a tutti in partenza. Costruiamo un ecosistema dove letteralmente io partirei a vederci il governo stesso, parte di questo ecosistema, e poi tutte le autorità locali, tutti quelli che devono collaborare perché i tempi vengano rispettati. E devono venire rispettati non solo ovviamente rispettando la legge, ma rispettando anche una serie di sensibilità. Qualcuno potrebbe pensare un'opera nata vecchia. Ecco, niente di più falso di così, perché in questa opera metteremo tantissima innovazione, tantissima tecnologia. E guardate, la tecnologia essenzialmente che mettiamo tutti i giorni in campo è un driver fondamentalmente per due aspetti che noi riteniamo chiave.
è un driver di sicurezza, ok? Perché oggi, no, grazie a strumenti sempre più altamente tecnologici, digitali, possiamo ridurre i tassi di incidentalità nei nostri cantieri. Noi facciamo, diciamo, queste opere, non è certo la prima, non sarà l'ultima, siamo impegnati in tantissime opere, anche e soprattutto di questi tempi, per ferrovie, la rete ferroviaria italiana, e la sicurezza è la prima cosa di cui parliamo. La tecnologia ci consente di fare un salto in avanti sulla sicurezza senza precedenti. Quindi dicevo, innovazione come driver di sicurezza e poi di sostenibilità. Ha già, diciamo, fatto accenno il dottor Ferraris al tema della sostenibilità. È una parola usata e, diciamoci anche la verità, talvolta abusata. Quindi vi voglio dire in due parole diciamo che cosa vuol dire per quest'opera qua, diciamo, essere sostenibile. Innanzitutto la sostenibilità significa indubbiamente ascoltare il territorio e, diciamo, quantificare in qualche modo continuamente le interazioni tra l'infrastruttura e l'ambiente circostante. E quindi, diciamo, in qualche modo, particolarmente in un contesto naturale, antropico ed economico come questo, diciamo che le soluzioni partono proprio da qua. Noi approvvigioneremo durante, diciamo, questo cantiere cemento e acciaio da fornitori dotati di certificazione EPD. È la più avanzata. EPD è di solito ovviamente tradotto dall'inglese Environmental Product Declaration, e quindi questo si porta dietro tutta una serie di requisiti perché questi abbiano queste certificazioni. Approvvigioneremo poi oltre il 30% dell'energia elettrica certificata da rinnovabili. Impiegheremo oltre il 70% di macchinari mobili rispettanti gli standard di più basse emissioni che ci sono al mercato, eccetera, eccetera. Potrei andare avanti con qualifiche di che cosa vuol dire sostenibilità per questa opera. Una la voglio citare perché è molto avanzata, molto moderna, esce da collaborazioni internazionali di primo spessore, è l'adozione del protocollo Envision, che sostanzialmente è stato è un rating introdotto per valutare l'impatto che un'infrastruttura può avere sulla collettività e sul territorio durante l'intero ciclo di vita. Daremo negli info point, no, ragguagli su come la stiamo tenendo. Noi per questa opera il target che raggiungeremo è di raggiungere il livello platino di Envision, che è il massimo possibile da raggiungere. Chiudo dicendo un paio di cose che ritengo importanti. Questa alleanza con Saipem per noi è molto importante, la stiamo conducendo con successo in un'altra tratta molto importante dell'alta velocità, il tratto, diciamo, sulla Milano-Venezia, ma il tratto in particolare tra Brescia e Verona. Ci complementiamo, lavoriamo insieme, ci conosciamo, e questa è una prima garanzia che vogliamo offrire a tutti di una squadra molto coesa. In questo momento non ce lo nascondiamo, la sfida più grande che c'è in questo momento in questo campo è la sfida di trovare le persone. E quando dico trovare le persone intendo dalla manodopera, dalle maestranze, dai carpentieri fino ai direttori di progetto, fino agli ingegneri. Grazie, diciamo, in particolare a Rete Ferroviaria Italiana, che, come leggete sui giornali, ogni giorno quasi sta appaltando opere che cambieranno il volto del paese. Ecco, in qualche modo noi ogni giorno diciamo, ecco, dove troviamo i prossimi. Bisogna portare in campo, e noi cercheremo di farlo nel nostro piccolo, idee un po' nuove, idee anche un po' non solo incrementali, perché altrimenti il grande dibattito, diciamo, il PNRR si fa o non si fa, poi diventa un dibattito, diciamo, lasciato così all'idealismo, ma nella realtà si fa o non si fa a seconda che troviamo le persone da mettere in campo. Le persone noi non solo le troviamo, ma poi le formiamo, le alleviamo, le cresciamo, e poi saranno qui in qualche modo e saranno esperti della vita dell'opera, perché questo è solo l'inizio, fare l'opera è solo l'inizio. E per questo, anche a livello di aziende,
dico aziende perché non credo che siamo solo noi, non abbiamo l'esclusiva, credo che ci sia sempre più sensibilità anche a ragionare in queste opere nel loro intero ciclo di vita. Quindi concludo ringraziando ancora tutti per la fiducia che ci è stata accordata, cercheremo di meritarcela tutti i giorni in campo, di fare il nostro dovere fino in fondo. Il canale di comunicazione è sempre aperto per le ragioni che ho detto e a questo punto non vediamo l'ora effettivamente di cominciare a perforare, poi ci collegheremo anche con la stazione in cui ci sono colleghi che spiegheranno quella parte dell'opera. Grazie mille a tutti.